Dopo aver portato a termine il secondo pellegrinaggio nell'arco di 4 mesi, mi attendono ora 5 settimane attraverso le Highlands, partendo dal trekking più antico di Scozia, il West Highland Trail, per proseguire con il Great Glen, lungo il canale di Caledonia e il lago di Loch Ness fino a Inverness. Da lì risalirò tutta la costa, seguendo il selvaggio John O'Groats Trail, per poi spostarmi nella leggendaria isola di Skye. Nel capitolo precedente tra Svezia e Norvegia ho cercato di trasmettervi tutto ciò che avevo vissuto e imparato dalle persone, mettendo in primo piano le loro storie e la loro essenza. Qui in Scozia invece lascerò che siano le immagini a parlare. Mi sono perso in questi luoghi con un'intensità tale che ho dovuto dividere questo capitolo in 2 per raccontarvi ogni dettaglio delle leggendarie Highlands. Quando si pensa a una città in Scozia, il primo pensiero va sempre ad Edimburgo, ma è Glasgow la porta di accesso per le Highlands. Questa città industriale ha vissuto la stessa parabola discendente delle Midlands inglesi. La crisi della cantieristica navale del manifatturiero ha congelato il tempo agli anni 90, con ragazzi vestiti in stile punk, magliette di Nirvana ovunque e un'atmosfera che mi riporta alla Londra di pub underground che frequentavo da liceale. La partenza è da Milngavie, che si raggiunge con treni locali e autobus che potete comodamente prendere nel centro di Glasgow. Il West Highland Trail è un trekking di 6 giorni lungo 154 km e con poco più di 3.000 metri di dislivello complessivo. Si estende dai sobborghi a nord di Glasgow fino a Fort William. Una delle domande più frequenti che mi fate relative ai trekking nel nord Europa riguarda la presenza delle zanzare o mosquitos. La risposta è sì, ci sono, ma nulla che comprometta il piacere di esplorare questi luoghi. La loro attività è più intensa al tramonto, soprattutto vicino ai corsi d'acqua. Per evitarle basta tenersi lontani da queste aree nelle ore critiche, applicare un buon repellente e rifugiarsi in un accogliente pub o nella propria tenda per concludere la giornata in tranquillità. Se state sognando un trekking alla scoperta della Scozia e avete solo una settimana, posso dirvi fin da subito che questo è il percorso giusto da affrontare. Per gli amanti del whisky, pochi chilometri e si può fare subito tappa in una delle migliori distillerie di Scozia, Glengoyne. Passandoci davanti alle 10:30 del mattino, ho preferito tirare dritto e fermarmi a pranzo a Drymen, dove ho iniziato a familiarizzare con la proverbiale simpatia degli scozzesi. Una giovane cameriera mi ha chiesto se fossi fidanzato. Quando gli ho detto che sono divorziato, normalmente la risposta è sempre un "mi dispiace" e frasi di circostanza. Invece lei ha allargato il sorriso e mi ha battuto un 5 davvero spontaneo, esclamando "Urrà!", sinceramente felice per la mia libertà ritrovata. Potete immaginare con che morale sono ripartito. Solitamente il consiglio che do per viaggiare su lunghe distanze è quello di prenotare oggi per domani. Lascia una notevole flessibilità, ma al tempo stesso troverete un letto ad attendervi al vostro arrivo. Purtroppo questo non funziona in Scozia ad agosto. Le poche strutture ricettive, unite all'esodo del turismo estivo, mi lasciano solo alternative a prezzi esorbitanti o a decine di chilometri fuori percorso, quindi virtualmente irraggiungibili.
La soluzione è semplice: tornare a Glasgow, comprare una tenda e ripartire. Si rivelerà una scelta azzeccatissima. Complice la legge di libero campeggio, di cui gli scozzesi sono fieri, mi permetterà, come vedrete, di piantare la mia tenda nei luoghi più spettacolari della Scozia. Risalendo Coney Hill, la prima collina delle Highlands, si è spalancato davanti a me Loch Lomond e mi sono reso conto in che posto pazzesco fossi finito. Il secondo giorno, se possibile, è stato ancora più spettacolare, con il lago sempre sulla mia sinistra e immerso in una millenaria foresta di querce. I 2 chili di peso aggiuntivi dati dalla tenda mi hanno portato a fare delle scelte, dei sacrifici, e purtroppo ho dovuto sacrificare la mia moka che ho rispedito a casa. 2 giorni di mal di testa martellante per l'astinenza da caffeina, ma poi dal terzo giorno, complici le 3 pinte di birra quotidiane, il rito del caffè era stato sostituito da un sano alcolismo scozzese. Giunto a Inversnaid, ho trascorso la notte in un'insolita ma bellissima struttura ricettiva. Una chiesa sconsacrata convertita in ostello, con un soppalco che divide lo spazio fra le camere da letto al piano terra e la parte superiore mantenuta open space per valorizzare la navata.
Tra le nebbie che avvolgono le Highland scozzesi c'è spazio per antiche leggende come Lochen of the Lost Sword, un piccolo lago nascosto fra le montagne. Si narra che nelle sue profondità riposi una spada incantata appartenuta a un antico guerriero. Secondo la leggenda, la spada fu gettata nel lago per proteggerla dai nemici e da allora giace avvolta da un'aura magica visibile solo a chi è puro di cuore e coraggioso d'animo. Se queste ballate vi sembrano familiari è perché qui hanno girato film iconici come Braveheart e ovviamente Highlander. Fort William purtroppo arriva troppo presto, ma per fortuna sono appena agli inizi della mia avventura scozzese e prima di iniziare il Great Glen c'è il Ben Nevis, la montagna più alta del Regno Unito da scalare.
Nel grande attrezzato campeggio che funge da campo base, ho vissuto una disavventura che avrebbe davvero potuto compromettere il mio viaggio in Scozia, evitata solo grazie all'onestà di una famiglia inglese in vacanza. Rientrato dal Ben Nevis, una donna e suo figlio mi hanno avvicinato. Il bambino, giocando con un aquilone, era inciampato sulla mia tenda quando non c'ero, spezzando un paio di braccetti. La tenda appena comprata era ormai inutilizzabile e i pezzi di ricambio sarebbero arrivati solo dopo una settimana. Per non rovinarmi il viaggio, la madre ha deciso di ricomprarmi l'intera tenda, mentre il figlio in lacrime si scusava. Quanti avrebbero avuto la stessa onestà? Ho pensato alla fortuna di quel bambino, la lezione che ha imparato dai suoi genitori. Cosa avrebbe appreso e come sarebbe cresciuto se gli avessero detto di star zitto e far finta di nulla? Ho trascorso il resto della serata con loro, Liene e il marito, sceso anche lui dal Ben Nevis con il figlio più grande, chiacchierando di viaggi e avventure. Prima di salutarci la mattina seguente, mi hanno consigliato i loro 2 libri preferiti, ideali in vista delle mie prossime tappe in Asia e che ora consiglio anche a voi. Da Fort William parte il Great Glen Way, uno dei percorsi di trekking più iconici della Scozia, che attraversa la storica valle del Great Glen, una profonda faglia geologica che divide le Highlands settentrionali e meridionali. Fateci caso la prossima volta che guarderete una cartina della Scozia e noterete una linea perfettamente obliqua che la divide in due. Si seguono antichi percorsi militari lungo il celebre canale di Caledonia. Questo canale, che sfrutta per il tratto centrale il leggendario lago di Loch Ness, collega il Mar del Nord all'Oceano Atlantico, permettendo alle barche di evitare il turbolento passaggio a nord della Scozia. È lungo 125 km e si percorre in 5-6 giorni fino a concludersi ad Inverness. Partendo da Fort William si incontrano subito le scale di Nettuno, un capolavoro ingegneristico del 1800 che tramite un sistema di 8 chiuse consecutive permette alle imbarcazioni di superare un dislivello di 20 metri. Al termine della prima tappa a Gairloch, vicino ad un altro sistema di chiuse, ho campeggiato nell'area designata e fatto amicizia con i miei vicini Asan e Maya, una gentile coppia svizzera. Mi hanno dato un'informazione preziosissima. Con sole 10 sterline è possibile infatti noleggiare una chiave che permette di accedere a degli edifici sparsi lungo il percorso, sia che lo si percorra a piedi, in bici o in barca. Questo approccio, che ricorda il glamping, rende l'esperienza molto più confortevole, senza il bisogno dei classici campeggi attrezzati, offrendo in queste facilities bagni, docce e perfino lavanderie e asciugatrici a gettoni. A Fort Augustus si è spalancato davanti a me il lago di Loch Ness. Ne avevo sentito parlare così tante volte con i suoi miti e leggende, fin da quando ero bambino, che mi è sembrato incredibile esserci davvero.
Sulle sue sponde ho visitato il castello di Hurhat, uno dei castelli più belli di Scozia, le cui condizioni diroccate sono il frutto di secoli di abbandono e del saccheggio da parte degli abitanti dei villaggi circostanti. In un punto strategico sulle rive di Loch Ness è stato teatro di numerose battaglie, assedi e conquiste che si sono susseguiti per il controllo di questa fortezza, nel contesto della millenaria lotta della Scozia e dei suoi clan per la libertà dal dominio inglese. Il popolo scozzese incarna un forte senso di nazionalismo, radicato nell'orgoglio per la propria cultura e per una storia intrisa di lotta per l'indipendenza. Questa fierezza è spesso accompagnata da un risentimento verso gli inglesi, frutto di secoli di conflitti e tentativi di imposizione. È facile per me sentirmi vicino a loro, perché comprendo bene cosa significhi voler preservare la propria identità in una nazione lontana da rappresentarti pienamente. Lasciato il lago alle mie spalle, l'ultimo tratto del trekking è un continuo alternarsi di praterie e foreste, ma ad un certo punto saranno delle amanite lungo il sentiero ad attirare la mia attenzione, in quanto solitamente dove ci sono le amanite. Allora, sono qua sul sentiero e vedo queste amanite. Andiamo a vedere cosa c'è dentro per il bosco. Poi è piccolo qua, quasi lo pestavo, un altro porcino. Questo è poco bello. Ogni posto dove guardo vedo porcini, tipo laggiù. Madonna, che bestia. Lì sotto guarda che roba. E qui? E questo? Sembra quasi incredibile, ma parlando delle mie scoperte con gli scozzesi, ho scoperto che i porcini non fanno proprio parte dei loro gusti. Arrivato ad Inverness, ho riconsegnato la chiave presso lo Yacht Club e poi mi sono dedicato all'esplorazione della città. Un luogo dal nome per me quasi leggendario e surreale. Questo perché sono cresciuto a pochi chilometri da un pub che porta lo stesso nome. Ho chiesto così tante volte ai miei amici, andiamo all'Inverness stasera, che arrivare nel paese che l'ha ispirato dopo così tanti anni è stato davvero emozionante. In serata, il caso ha voluto che mi ritrovassi a cena con Davide, prima collega a Milano e poi amico, che si trovava in vacanza in Scozia diretto verso le Orcadi. Non avrei potuto immaginare modo migliore per completare questa prima parte attraverso la Scozia.